Salve amici e bentornati sul canale. Eccoci qua. Oggi vi porto in un campo in semi-abbandono. Per semi-abbandono intendo campo non abbandonato con campo abbandonato vicino, in un luogo dove praticamente non vengono quasi più fatte lavorazioni sugli ulivi, sul terreno, praticamente è un modo per sfruttare questo territorio, quindi facendo crollare i muri, venendo una volta l'anno a trinciare, quindi a pulire l'erba, potando una volta ogni 3-4 anni gli olivi, chiaramente i prodotti rameici non vengono dati, i concimi non vengono dati, un modo per sfruttare il territorio. Certo non è l'abbandono, però è un semi-abbandono per me, perché praticamente questo è anche causa poi di abbandono futuro, perché se io vedo le piante messe in questo modo c'è un bel po' di lavoro, poi ci sono già dei problemi sulle piante perché una gestione come questa porta a un indebolimento della pianta. Io non ho mai fatto nessun tipo di video sulla potatura degli ulivi perché so benissimo che è un tasto dolente, so benissimo che andrei a dividere il pensiero delle persone perché io poto in un modo, poi arriva quello che mi dice no ma io faccio il vaso policonico, poi io faccio l'alberello, poi faccio la corona. Io non voglio creare divisioni, io voglio semplicemente raccontarvi la mia esperienza e le persone che ci seguono da tempo sanno benissimo che noi facciamo i video per portare esperienze, per cercare di invogliare le persone a fare delle cose. Quindi oggi siamo qui in un campo abbandonato per parlarvi di una lavorazione che è quasi dimenticata, diciamo, che è la pulizia del tronco. La pulizia del tronco è una lavorazione che veniva fatta dai vecchi contadini quando acquistavano dei terreni nuovi, quando cercavano di fare manutenzione estive sulle piante, ma è una lavorazione che si può benissimo fare a meno. Certamente la gelata dell'85 in questa zona, ma anche nelle zone adiacenti, ha portato dei grandi danni su questo fatto perché praticamente nell'85 sono gelate tutte le piante e poi diciamo da l'unico tronco che c'era sono create nuove ramificazioni. Per far prima hanno fatto 2-3 diciamo impianti diciamo non originali, hanno creato una nuova ramificazione. Però tornando al discorso di prima, perché vi dicevo prima che secondo me questa lavorazione si può bypassare? Perché secondo me la potatura dell'olivo è una potatura di mantenimento, proprio come la vigna. Io all'interno delle mie olivete, che sono circa 1000 piante, non entro mai con i seghetti, non entro mai con lo svettatore, non entro mai con la motosega. Secondo me la motosega va tenuta lontano dalle olivete. Per quale motivo? Perché essendo una potatura di mantenimento, uno tutti gli anni va con le forbici, ma ci va 2 volte l'anno. Ci va una verso febbraio-marzo a fare la potatura invernale e prima della raccolta, verso agosto, fine agosto, settembre, ottobre, prima di raccogliere, va a pulire tutti i ributti, i polloni, i succhioni, quello che volete. Mantenimento perché? Mantenimento si va a tagliare tutto ciò che infesta la pianta. L'impianto originale si mantiene. Quindi la ramificazione principale anche in altezza viene mantenuta, non si va mai a fare tagli grossi che vanno a fare danno al fulcro principale della pianta e soprattutto indeboliscono il passaggio della linfa, perché se voi continuamente andate a tagliare il tronco, adesso vedremo quello che è successo in questo caso, cosa succede? La pianta perde forza, la pianta produce meno e la pianta poi si seccherà, perché quello che vi faccio vedere adesso è un po' quello che è la storia, perché ogni olivo, ogni vite parla, racconta la sua storia, ci sono tutte tracciate, tutti i tagli e tutti gli errori sono stati fatti in potatura. Allora, come vedete questa pianta non è stata più ripulita, presumo che non sia potata almeno 2 anni. Questa pianta presenta dei succhioni che sono andati verso l'interno e stanno crescendo tanto, che comporteranno un taglio abbastanza netto come è stato questo. In questo caso qui è stato lasciato un legno di rispetto, quindi è stato fatto, secondo me, fatto bene. I vecchi contadini invece erano un po' più, nonostante io vada a potare anche dei vecchi contadini, mi dicono ma taglia pari. Dovete sapere che il taglio che viene effettuato in questa maniera si dissecca in questo modo, quindi se veniva fatto pari all'interno di questo tronco veniva tolto un pezzo, quindi si andava a ostruire il passaggio della linfa. In questo caso secondo me è stato fatto bene. Questa pianta presenta anche alcune malattie, ma presumo sia anche per il fatto che non vengono più ramate, non vengono più tenute, ma io mi volevo fossilizzare su questo. Questo qui, a suo tempo, era il tronco principale.
come vedete questo tronco principale non c'è più, c'è semplicemente un ramo appiccicato, ma questo ramo, vedete, vi faccio vedere semplicemente che questa pianta ora la andremo a pulire, perché praticamente era il tronco principale, ma in questo momento sta creando un'ostruzione anche a quest'altra pianta. Quindi noi, il compito nostro, compito di dendrochirurgia, poi vi farò vedere i lavori che ho fatto nelle mie olivete qua sopra, porta dei risultati, perché lasciando questa parte morta si va a, diciamo, ci sono anche alcune piante che non si sono create altre ramificazioni, che ancora questa è la pianta, e la pianta è dormiente, la pianta è ferma. Andando a ripulendola, ridiamo una vita, togliamo tutto ciò che è eccesso, quindi segature, parti marce, diciamo togliamo le carie e ridiamo una vita alla pianta. In questo caso questo tronco qui non ha più senso di esistere, quindi lo possiamo andare a togliere. Però, come vi ho già detto, ci sono delle piante che continuano a essere su questo tronco tutto marcio, passaggio di linfa veramente stretto, e chiaramente la pianta smette di produrre, non fa nemmeno più le foglie e non ha nemmeno più senso tenerla in questo modo. Allora, cosa si utilizzava prima per fare questa lavorazione? Si utilizzava questo attrezzo che io ho ereditato dai signori che mi hanno cresciuto durante gli anni 2000, che mi hanno lasciato, anzi è rimasto poi alla fine all'interno del terreno, e chiaramente è anche un pezzo di storia per me, ma è un attrezzo che io sto ancora utilizzando, che mi tengo in macchina, perché quando vado a fare le olivete fuori cerco sempre quello di dire, non sono lavorazioni che faccio per clienti, gli dico sempre: guarda, se riesci a trovarlo, perché non è facile a trovarlo, ho visto che in qualche negozio si trova un po' più piccolo, cerca di farla questa lavorazione, perché è fondamentale. Io dopo vi farò vedere l'esempio di una pianta che non faceva nemmeno un'oliva, che siamo andati a ripulirla, siamo andati a sportare tutto ciò che era marcio, la pianta si è ripresa in un istante. Quindi questo attrezzo lo potete trovare, io chiaramente non so quanti anni avrà questo qui, presumo è un'accetta praticamente, con questo si rompe il legno marcio e con questo si va a pulire. E praticamente si fa un ottimo lavoro e si evita anche di utilizzare la motosega, perché in questi casi non serve. E adesso vi faccio vedere quello che vado a fare. Allora, è possibile che questo sia il risultato della gelata dell'85, ma dubito, perché ormai sono passati quasi 40 anni, quindi sicuramente questo tronco qui si è ridotto in questa maniera perché sono stati fatti tanti tagli grossi che non andavano fatti, perché presumo non fossero stati potati tutti gli anni, che hanno portato poi a una situazione leggera dove il passaggio di linfa è veramente, vedete, adesso si sgretola da solo e praticamente si recupera andando a battere, vedete? Tra l'altro tutta questa roba che sto togliendo per fare la carne alla brace è veramente incredibile. Allora, lì la cosa che vi dà il sensore, ma soprattutto il fatto che questa roba è tutta marcia, è il fatto che ci siano le formiche. Quando voi vi avvicinate a un olivo e è pieno di formiche, vuol dire sicuramente da qualche parte c'è un marcio che va a fare l'ostruzione alla pianta. Vedete anche questa parte qui, e poi si va verso l'interno dove praticamente si levano tutte queste parti che praticamente non servono più. Ora vediamo fino a dove si può arrivare, perché questo presumo che possa venire giù senza nessun tipo di problema. Eccoci qua. E questa è una situazione che si trova da quasi tutte le parti. Tutte le piante che io ho fatto quest'anno le ho quasi trovate tutte in questo stato, perché sono persone che non li potano tutti gli anni e tutte le volte uno arriva con lo svettatore e taglia. La problematica è così finiscono gli olivi, finisce l'impianto, produci meno ed è un serio problema, perché così poi va a morire tutto, perché difficilmente poi gestisci un olivo che non produce più, perché uno dice
questo olivo non mi produce più, che senso ha tenerlo? Però se a suo tempo veniva fatto un lavoro di mantenimento, perché secondo me recuperare gli olivi, sì, è vero, bisogna togliere parti grosse, ma gli anni successivi te fai la manutenzione, quindi lo mantieni in quel modo. E poi sicuramente il concime, il ramato, sono cose che sono importantissime. Dovrebbe venire via anche questo. Perché poi praticamente il problema è che quando si chiude questa situazione, all'interno dei tronchi va a ristagnare l'acqua quando piove, e purtroppo anche la parte buona va a marcire, perché si ritrova un ristagno di acqua che poi successivamente porta a un marciume, e diciamo poi in futuro questa parte andrà a cadere. Anche parti in cui dove ci sono foglie, dove ci dovrebbero essere olive, sono parti chiaramente che producono poco e però che poi alla fine vanno a cadere. E questo parlo di persone che non si sono accorte di questa problematica. Ma dentro, ora se riusciamo a togliere questo pezzo che è incastrato, vedete, in questo caso praticamente si va a prendere anche parti di legno che praticamente non hanno più una vita. Vedete? Molto spesso si trovano queste situazioni qua, anzi quasi sempre, vedete? Questa è semplicemente segatura che non ha più un senso, cioè una pianta che legno marcio perché praticamente c'è andata l'acqua dentro e poi succede questo. E se uno non scava praticamente poi va a far morire anche la parte buona della pianta, vedete? Infatti si chiama dendrochirurgia perché si va a eliminare queste carie che poi possono portare danni anche a questa rama di qua, vedete? Se uno va a vedere bene, anche questa parte di rama qui è piena di segatura. Una volta che andremo a ripulirla, noi gli abbiamo fatto un piacere. Se vedi bene, anche qua dentro, dove sto mettendo la mano io, è tutto marcio. Vai. Vedi? Quindi anche questo ramo, che a noi ci può sembrare vigoroso, ha una caria, perché probabilmente col tempo questa ramificazione marcia ha portato un danno anche al ramo buono, che non è più al 100%, sicuramente questo sarà un 70 un 60%, perché io ci metto la mano dentro e sicuramente la stessa situazione ci sarà anche in questa parte qui. Allora amici, eccoci qua, siamo all'interno dei miei campi. Questo è uno di quei campi che era abbandonato da 15 anni, che siamo andati a recuperare l'anno scorso. Chiaramente questa pianta adesso presenta degli squilibri energetici, per cui la pianta sta cominciando a buttare e a fare schifo. Quest'estate andremo a lavorare nella pulizia di ogni pianta, perché chiaramente sono state piante che sono state abbassate di svariati metri. Però come vedete questo taglio non l'ho fatto io, è un taglio un po' più vecchio. Un taglio così grosso fatto vicino al tronco principale ha portato un disseccamento. Vedete la presenza di formiche? Fai vedere, Gabriele. Una quantità di formiche veramente ampia che se uno va a lavorare aumenta sempre di più. Questa parte inferiore sono già andato a pulirla per evitare di trovare altre parti marce che ci sono, vedete? Specialmente in questa parte, vedete? E chiaramente qui non c'è più un ristagno di acqua. Chiaramente se uno va a battere anche in futuro questa parte andrà a marcire tutta, andrà ripulita. Semplicemente questo è il risultato di un taglio grosso fatto vicino al tronco principale, che chiaramente porterà a un disseccamento e chiaramente porterà alla presenza di marciumi. Vedete, perché qui si vede proprio dal colore, qui ancora passa la linfa, non è un legno secco. Accanto, vedete, si è creata tutta questa parte di legno secco che non porta più niente alla pianta, ma è un problema perché praticamente ferma la pianta, perché la pianta praticamente è piena di questi marciumi, la pianta è limitata, non passerà più il 100%, e vedete questa situazione è così. Poi ci sono tutte queste formiche che stanno all'interno perché è pieno di segatura. Adesso vi faccio vedere altri due esempi che ho pulito. Un esempio sempre nell'oliveta abbandonata, come vedete le foglie giovani stanno rispuntando. Qua semplicemente è stato fatto un taglio, uno grandissimo, rasente al tronco principale, un taglio qua grande, un altro taglio qui, e come vedete nella parte
interna della pianta. Qui ci sono qualche rimasuglio di pulizia che ho fatto, poi gli altri li ho utilizzati per fare la carne. C'è tutto quello che ho tolto l'anno scorso. Io praticamente con quell'attrezzo sono andato a scavare internamente, levando tutte le parti marce, e in questo momento vedete ho salvato quello che rimane della pianta, quindi il tronco, che chiaramente non avendo più ristagni di acqua l'ho preservato, perché quello che potrebbe succedere è che dopo un po' che si riempie d'acqua continua a marcire, tutta questa parte di pianta va a cadere in terra. Infatti a volte quando si vanno a raccogliere le olive in campi dove non vengono tenuti benissimo, capita spesso che un ramo, se ci si appoggia, casca. Io in questo modo l'ho preservato, la pianta sicuramente mi ringrazierà, ho asportato tutto quello che non serviva e la pianta dovrebbe riprendersi, dovrebbe ricrescere col suo tronco. La pianta non è più dormiente, perché quando si trova in difficoltà come questa, che era piena di segatura all'interno e piena di roba, la pianta si ferma, smette di fare le olive, le foglie fa poche, le fa nere, si cominciano a scurire i legni. Insomma, una lavorazione che secondo me è fondamentale. Adesso vi faccio vedere l'ultimo esempio, che è nell'oliveta interna, quella che io gestisco da 20 anni, dove sono stati fatti tagli scellerati quando ero piccolino io, chiaramente non le potavo ancora io, e i risultati di questi tagli scellerati si sono avuti dopo anni, perché chiaramente inizialmente non si vedono, poi piano piano si vede che piano piano secca. Eccoci qua, siamo all'interno del vigneto. Come sapete bene, io all'interno del vigneto ho anche gli ulivi, li ho trovati, non li ho messi io. Stagione normale, abbiamo fatto i trattamenti, sembra l'uva ci sia, però ancora aspettiamo a parlare, perché potrebbe ancora venire fuori la peronospora, che l'anno scorso ha praticamente eliminato qualsiasi tipo di produzione, e poi anche gli uccelli, perché qui ero riuscito a salvarli e poi gli uccelli mi hanno dato il colpo di grazia. Vi faccio vedere quest'ulivo. Quest'ulivo, come vedete, sono andato a fare una lavorazione importante. Le parti dove ero riuscito ad arrivare si sono completamente seccate, vedete? Adesso non ci sono più marciumi, qualche formica è rimasta chiaramente, ma tutto ciò che è stato creato dall'uomo è stato creato perché è stato fatto un taglio qua. Vedete che questa parte qui è completamente secca, in futuro andrà asportata con quell'attrezzo, che poi ha praticamente fatto seccare tutta questa parte interna. Faccio un altro esempio: da quest'altra parte c'era tutto un ramo qui, la ramificazione era fatta con 4, e praticamente a novembre di 3 anni e mezzo fa mi sono ritrovato la pianta in terra, perché era completamente marcia. Vedete, io sono andato a sportare tutta la parte che non serviva, e questa pianta, che praticamente era ferma, non faceva più le olive. Gabriele, puoi inquadrare che c'è la fase di fioritura dell'oliva e poi adesso si vedono già le olive. Questa pianta ha ricominciato a produrre. Questa pianta andrà mantenuta. Questa pianta, come vedete, sto andando con tutto ciò che ributta, adesso c'è un po' di confusione, andando a ricreare anche la copertura da questa parte di qua. Vedete, questo è un ramo che non andrebbe bene perché è interno, però piano piano sto cercando di riportarla in produzione e di riportare anche lo stato di questa pianta, che quando io sono andato a sportare tutto ciò dondolava molto di più, e che adesso si sta stabilizzando, la stiamo salvando e gli stiamo dando una nuova vita e chiaramente produzione a noi stessi. Io comunque questo video l'ho fatto perché questa lavorazione viene bypassata, non viene più fatta, non viene più menzionata. So che ci sono degli agronomi che adesso stanno ricominciando a mostrare queste cose. Questa è una cosa che io semplicemente ho imparato perché vedevo farla, e spero che sia di vostro aiuto. Sicuramente qualcuno di voi, se batte sull'olivo, troverà sicuramente questa problematica e può risolvere molti problemi di produzione, e può fargli evitare di dare concimi, e tutti si domandano: ma la pianta non produce, la pianta non produce, e poi è marcia dentro. Niente amici, ci vediamo presto, spero che questo sia stato un video molto interessante, lo spero per voi soprattutto, e ci vediamo presto. Ciao!